Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire e misurare le performance di questo Fosi ZD3, che è un DAC molto interessante, soprattutto per la possibilità di avere un controllo del volume, regolabile anche tramite telecomando, degli ingressi molto interessanti come l'HDMI ARC e il Bluetooth e l'ingresso USB, e delle uscite sia bilanciate che sbilanciate. Come al solito, prima di iniziare con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se ti possono interessare le recensioni con misurazioni di prodotti audio hi-fi come diffusori, amplificatori, DAC e molto altro. Ci tengo a precisare che il prodotto mi è stato inviato direttamente dall'azienda Fosi Audio per testarlo, misurarlo e farne una recensione, ma come al solito il mio parere e i miei giudizi rimangono totalmente imparziali. La scatola presenta sulla parte frontale il disegno stilizzato del DAC e in questa colorazione nera è veramente molto carina. Una volta aperta troviamo un piccolo manuale scritto in lingua inglese e in lingua cinese, poi troviamo un cavo USB per collegare il DAC a un PC, l'alimentatore che è da 12 V 1,5 A, un piccolo cavo mini jack che serve per il trigger di accensione, il telecomando, ovviamente in plastica, ma sembra di buona fattura. Infine, protetto da una busta di plastica, troviamo il DAC vero e proprio. La finitura è molto bella, è alluminio nero con la manopola di colore arancione. Design molto interessante con le forme che assomigliano molto all'amplificatore Fosi Audio ZA3 che ho testato recentemente sul canale. Analizziamo il pannello frontale di questo DAC dove notiamo una grande manopola arancione che una volta premuta ci permette di accendere il DAC. Possiamo notare che sul piccolo schermo che troviamo nella parte sinistra sono comparsi un grande numero centrale che ci indica il livello del volume, che possiamo aumentare e diminuire ruotando la manopola sulla parte di destra. Il livello va da 0 a 80. Premendo la manopola possiamo andare a selezionare i vari ingressi e in alto a destra sullo schermo compare l'ingresso al momento attivo. Nella parte in alto a sinistra dello schermo viene mostrato invece la frequenza di campionamento in ingresso, mentre nella parte inferiore sinistra viene mostrato il tipo di codifica audio, in questo caso PCM. Nel caso in cui andassimo ad ascoltare dei DSD troveremmo la scritta DSD. Sul pannello posteriore invece troviamo due uscite bilanciate su connettore XLR, un'uscita sbilanciata su connettori RCA, un ingresso e un'uscita su connettore mini jack per il trigger di accensione da 12 V. Questa è una cosa molto interessante perché, supponendo di avere per esempio un amplificatore della Fosi Audio come il Fosi ZA3 che è previsto di un 12 V trigger in, possiamo collegare il DAC e l'amplificatore in modo che quando andiamo ad accendere con il telecomando il DAC si accenda anche l'amplificatore. Troviamo poi un ingresso coassiale digitale, un ingresso HDMI ARC che ci permette di collegare il DAC a un TV. Questo collegamento è molto interessante perché oltre a trasferire l'audio del TV al DAC permette anche l'accensione autonoma del DAC quando accendiamo il TV e anche lo spegnimento del DAC quando andiamo a spegnere il TV. Permette poi anche di regolare il volume del DAC dal telecomando del TV senza dover utilizzare quindi il telecomando del DAC. Troviamo poi un ingresso ottico, un ingresso USB di tipo B per collegare il DAC al computer, l'antenna per il Bluetooth e infine l'ingresso per l'alimentatore da 12 V. Sul pannello inferiore del DAC troviamo poi un piccolo switch che ci permette di selezionare la modalità bypass. In modalità bypass il controllo del volume del DAC viene disattivato e il DAC perde quindi la sua funzione di controllo del volume e rimane solo un DAC con volume d'uscita fisso. Questo può essere interessante se abbiamo poi nella nostra catena audio un preamplificatore che ha la regolazione del volume, quindi vogliamo effettuare la regolazione del volume tramite quell'apparecchio e avere il volume del DAC fisso. In questa modalità, andando ad aumentare o diminuire il volume tramite la manopola o il telecomando, vedrete che il livello del volume sullo schermo cambia, ma in realtà il livello di uscita del DAC rimane costante. Diamo uno sguardo veloce anche al telecomando, che è veramente molto completo, comprende il tasto di accensione, il tasto che ci permette di attivare o disattivare lo schermo, il tasto mute, i tasti più e meno per regolare il volume, il controllo tracce che è utilizzabile con il Bluetooth, e poi la selezione per i vari ingressi coassiale, ottico, USB, HDMI e Bluetooth. Ho recuperato sul sito di Fosi Audio le specifiche tecniche che dichiarano di questo DAC per andare ad analizzarle insieme. Vengono indicati i circuiti integrati più importanti che vengono utilizzati all'interno del DAC
Il primo è l'XMOS XU316, che è un chip che si occupa di interpretare il segnale proveniente dall'ingresso USB. Poi abbiamo l'SS9039Q2M, che è il DAC vero e proprio. Abbiamo il QCC3031, che è il chip che si occupa del Bluetooth, e l'LM49720, che è un amplificatore operazionale. Andremo poi a vedere più avanti nella parte di smontaggio dove sono collocati questi chip. La massima frequenza di campionamento, che per l'USB è a 32 bit 768 kHz per quanto riguarda il PCM, quindi abbiamo veramente una frequenza di campionamento molto alta, una profondità di bit anch'essa molto alta, e il supporta fino al DSD 512 per quanto riguarda i file DSD. Per quanto riguarda ottico coassiale supportiamo solo PCM 24 bit fino a 192 kHz e Bluetooth, anche qui PCM 24 bit 48 kHz. I livelli di uscita analogici, che per l'XLR sono di 5 volte RMS e per l'uscita RCA 2,5 volte RMS. Ci vengono indicati poi gli ingressi, che sono USB, HDMI, ARC, coassiale, ottico e Bluetooth, le uscite XLR e RCA, la SINAD, che è sostanzialmente la differenza tra il livello del segnale e il primo livello di rumore o distorsione, che è 126 decibel, la THD, che è maggiore o uguale di 120 decibel, il THD più N calcolato in percentuale, che è minore dello 0,00008%, andremo poi a verificare questi dati, il range dinamico, che è maggiore di 123 decibel, il rumore di fondo minore o uguale di 2 microvolt, veramente interessante, la versione del Bluetooth 5.0, la distanza di connessione massima, che è di circa 13 metri, i codec Bluetooth che sono supportati da questo DAC, che sono aptX HD, aptX, AAC e SBC. Viene indicato poi il tipo di alimentatore, DC 12V 1,5A, e ci viene anche indicato che collegandolo con l'ingresso USB è compatibile con Windows da 7 a 11. Viene specificato però che in alcuni casi potrebbe essere necessario installare dei driver, è specificato però sul manuale come fare, Mac OS X e Linux, dove non sono richiesti dei driver. Smontiamo ora il DAC per vedere come è fatto all'interno. Vado a rimuovere tutte le viti del pannello posteriore e anche le due viti che tengono ancorato il selettore di bypass sul pannello inferiore. A questo punto possiamo sfilare totalmente il circuito del DAC. In questa immagine possiamo vedere meglio tutto il layout del circuito. In particolare notiamo il chip della Qualcomm QCC3031 che si occupa della parte del Bluetooth, l'XMOS XU316 che si occupa della parte dell'ingresso USB, il chip DAC vero e proprio, l'ESS ES9039Q2M, che come potete vedere è veramente minuscolo. Infine troviamo poi due amplificatori operazionali, presumibilmente che hanno la funzione di amplificare l'uscita, uno per l'uscita sbilanciata RCA e due presumibilmente per le uscite bilanciate XLR. Questi amplificatori operazionali sono degli LM49720 della Texas Instruments. Sono inoltre montati su zoccolo, quindi sono anche facilmente sostituibili con amplificatori operazionali compatibili. Una volta posizionato sul banco delle misurazioni questo Fosi ZD3 ho iniziato subito con una misurazione della risposta in frequenza con un input digitale su ingresso coassiale da 192 kHz 24 bit. Come possiamo vedere da questo grafico che ho ottenuto, la risposta in frequenza è molto lineare e soprattutto molto estesa. Abbiamo infatti una risposta che parte tranquillamente piatta da 10 Hz, arriva a 20 kHz con un'attenuazione di circa 0,2 decibel, ma riesce ad arrivare addirittura fino a 80 kHz, quindi ben oltre la soglia udibile umana che è idealmente di 20 kHz, con un'attenuazione di solo circa 2 decibel. Quindi veramente ottima l'estensione in frequenza di questo DAC. Il grafico risulta il medesimo utilizzando sia l'uscita XLR sia l'uscita RCA. Sono andato poi a valutare l'omogeneità fra i due canali destro e sinistro. In questo grafico trovate infatti la risposta in frequenza del canale destro e del canale sinistro, come vedete sono perfettamente sovrapponibili e non hanno neanche una differenza di ampiezza, sono quindi totalmente identici. Ho misurato poi la distorsione di questo DAC. Se non sai cos'è la distorsione e se non sai leggere questo grafico, ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto sulla distorsione. Puoi cliccare sul banner che ti compare in alto a destra adesso per andare direttamente al video. In questo grafico viene valutata la distorsione dell'amplificatore
con in ingresso un segnale digitale con l'ingresso coassiale e con il volume del DAC regolato in modo che l'uscita sia di 1 volt. Abbiamo la nostra fondamentale a 1 kHz e un fondo di rumore molto basso a 133 dB, sotto al quale non possiamo andare ad valutare eventuale distorsione. Abbiamo una distorsione di seconda armonica a 88.6 dB rispetto alla fondamentale, una distorsione di terza armonica a 112 dB, una quarta armonica a 101 dB, una quinta armonica a 105 dB, una sesta armonica a 110 dB, una settima armonica a 114 dB. Come potete vedere troviamo anche altre diverse frequenze oltre alle armoniche e sono semplicemente delle frequenze di interferenza. Teniamo presente che sono però molto basse e che le possiamo vedere solo perché il fondo di rumore è veramente molto basso, stiamo parlando di più di 130 dB. La quantità di distorsione è dominata prettamente dalla distorsione di seconda armonica, che è quella maggiore, 88.6 dB, distorsione quindi pari, che vi ricordo è la distorsione più piacevole ad orecchio, è infatti la distorsione che spesso creano gli amplificatori valvolari. Al contrario invece la distorsione dispari, terza, quinta e settima armonica, è la distorsione che più dà fastidio all'ascolto. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0.00593%. Eseguendo la medesima misurazione nelle stesse condizioni ma analizzando l'uscita XLR bilanciata, la situazione migliora parecchio. Abbiamo infatti una seconda armonica a 111 dB, una terza armonica a 111 dB, una quarta armonica a 124 dB, una quinta armonica a 117 dB, una sesta armonica a 130 dB e una settima armonica a 121 dB. Il fondo di rumore rimane invariato a 133 dB, ma sono attenuati i vari spike e interferenze che avevamo nel grafico precedente. Una volta svolti i calcoli otteniamo una distorsione dello 0,000888%. Questo DAC si comporta in modo migliore sull'uscita bilanciata XLR rispetto all'uscita sbilanciata RCA, nonostante anche sull'uscita sbilanciata si comporti comunque bene. Mentre nella misurazione precedente al DAC è stata inviata solo una sinusoide, in questo caso sono andato a inviare al DAC molte sinusoidi per valutare tutte le componenti di distorsione e di rumore. Ogni tono ha un'ampiezza in uscita di circa meno 20 dB. Analizzando il grafico ottenuto dall'uscita sbilanciata RCA otteniamo un fondo di distorsione più rumore medio di 100 dB rispetto ai multitoni e una peggior distorsione che ha una differenza rispetto ai toni di 89 dB. La medesima misurazione eseguita sull'uscita bilanciata ottiene una peggior distorsione con una differenza di 91 dB rispetto ai multitoni e un valore medio di distorsione e rumore, che come potete vedere dal grafico è più pulito, di circa 113 dB. Anche sul test dei multitoni l'uscita XLR ne esce avvantaggiata rispetto all'uscita RCA. In generale le misurazioni ottenute da questo DAC Fosi Audio ZD3 sono molto buone, soprattutto se teniamo in conto il prezzo del prodotto. Per quanto riguarda le note d'uso, veramente molto interessante questo prodotto, soprattutto per la grande versatilità e comodità. Abbiamo infatti una grande moltitudine di ingressi USB, quindi se vogliamo collegarlo a un PC possiamo tranquillamente farlo, i classici ottico e coassiale per collegarci ad esempio un TV vecchio oppure un lettore CD o magari anche uno streamer. E abbiamo poi l'HDMI ARC che è veramente molto interessante se vogliamo collegare questo DAC al TV. Ci permette infatti di accendere e spegnere il DAC contemporaneamente al TV direttamente dal telecomando del TV e anche di effettuare la regolazione del volume direttamente del telecomando del TV. Se vogliamo utilizzare questo DAC solo col TV possiamo tranquillamente dimenticarci dell'esistenza del suo telecomando. Suo telecomando che risulta invece essere molto interessante se abbiamo la necessità di utilizzare altri ingressi e di regolare il volume comodamente dal divano. Per quanto riguarda questo ingresso HDMI ARC devo fare però una precisazione. Io l'ho testato su un TV Samsung con cui non ho avuto alcun tipo di problema, tutto funzionava perfettamente. Testato con il mio TV LG invece ho avuto qualche problema.
Deve essere proprio il marchio LG che ha qualche implementazione di questo tipo di ingresso HDMI ARC particolare, perché come vi ricordate ho avuto anche qualche problema con questo televisore con le Vulcano A4 mi sembra. Il problema è che quando veniva spenta la televisione il DAC si spegneva, ma dopo circa 10 secondi il DAC si accendeva nuovamente da solo e accendeva anche la televisione. Quindi questo era veramente una cosa abbastanza scomoda. L'unico modo per ovviare a questo problema era di andare a selezionare con il telecomando del DAC un altro ingresso prima di andare a spegnere il DAC, in questo modo non si sarebbe più riacceso. Ho fatto notare questo problema a Fosi Audio che mi ha promesso che nel prossimo lotto di Fosi ZD3 avrebbe risolto il problema. Io però sapete che non sono uno che si fida molto facilmente, quindi ho aspettato molto a far uscire questa recensione perché mi sono fatto spedire un altro Fosi ZD3 di questo nuovo lotto che adesso trovate già in vendita su Amazon per verificare se effettivamente abbiano risolto questo problema. L'ho testato e sì, hanno risolto il problema della riaccensione con i televisori LG, anche se devo dire che la cosa non è completamente risolta perché adesso il DAC, una volta spento il televisore e riacceso, durante la fase di riaccensione il DAC non si riaccende più in contemporanea con il televisore, dobbiamo accenderlo manualmente con il telecomando. A questo punto direi poco male, il controllo del volume e lo spegnimento con la televisione funzionano invece correttamente. Ripeto però che è una cosa che succede esclusivamente con alcuni tipi di televisori LG. Sul televisore Samsung sia quel lotto precedente che questo lotto attuale presente su Amazon funzionano perfettamente senza alcun tipo di problema. Un'altra cosa che vi faccio notare è che quando viene alimentato il DAC, per esempio andiamo ad inserire la presa nella corrente oppure se abbiamo il DAC collegato a una multipresa elettrica con interruttore andiamo ad accendere la multipresa, una volta che il DAC riceve l'alimentazione, questo si accende anche se noi non gli diamo il comando per accendersi. Se abbiamo il televisore collegato tramite HDMI ARC, questo fa sì che anche il televisore si accenda. Quindi tenete presente che nel caso in cui abbiate l'abitudine di collegare tutti gli apparecchi elettronici, tra cui il televisore e il DAC, ad una multipresa elettrica e andate a spegnere la multipresa di notte e la riaccenderla al mattino, il DAC si accenderà e anche il televisore si accenderanno, quindi dovrete spegnerli. Sono piccole imprecisioni e piccoli particolari che io ho preferito dirvi, che però a parer mio non vanno a modificare o a limitare la grandissima versatilità e comodità di utilizzo di questo apparecchio. Per quanto riguarda il suono, invece, c'è poco da dire, nel senso che il suono di questo DAC è veramente molto preciso, equilibrato, ben bilanciato e privo di sfumature o colorazioni varie. Lascia praticamente il file originale in digitale, lo trasforma in analogico così com'è senza alterazioni, quello che un buon DAC per il mio dovrebbe fare. Un'altra cosa molto interessante sempre riguardo la versatilità d'uso di questo apparecchio è il fatto che potrebbe anche essere utilizzato come preamplificatore oltre che da DAC, o meglio potrebbe sostituire un preamplificatore. Questo nel caso in cui non abbiamo la necessità di inserire nel nostro impianto delle sorgenti analogiche come potrebbero essere dei giradischi oppure anche dei registratori a nastro. Per quanto riguarda tutte le altre sorgenti, invece sono sorgenti che nascono come sorgenti digitali, come lettori CD, streamer, televisore e altro. Quindi possiamo collegarle direttamente al DAC, regolare il volume tramite il DAC e visto che quest'ultimo ha delle uscite analogiche abbastanza alte, stiamo parlando di 2,5 volt RMS per l'uscita sbilanciata RCA e circa 5 volt RMS per l'uscita XLR, possono tranquillamente pilotare direttamente un finale di potenza o un amplificatore. Quindi a parer mio, nel caso in cui non abbiamo necessità di avere una sorgente analogica, possiamo tranquillamente utilizzare questo DAC anche come preamplificatore e andare direttamente a un finale di potenza. Personalmente io ce lo vedo bene abbinato, restando sempre in casa Fosi Audio, allo ZA3. In questo caso lo possiamo anche collegare con il travetto trigger al DAC, in modo che quando andiamo ad accendere lo ZD3 si accende anche l'amplificatore ZA3. Lasciando il volume al massimo dello ZA3 possiamo utilizzare il controllo di volume dello ZD3 per controllare l'impianto.
Se invece abbiamo un budget maggiore, possiamo anche abbinarlo a due fosi V3 mono. In questo caso anche qui abbiamo la possibilità di collegarli con le uscite bilanciate, quindi sfruttare al massimo le potenzialità di questo DAC. I fosi V3 non hanno l'ingresso trigger per l'accensione, ma hanno un riconoscimento automatico del segnale per l'accensione, quindi anche qui non abbiamo nessun problema. Anche di questi fosi V3 mono trovate la recensione sul canale e vi consiglio di andare a vederla. Potete cliccare sul banner in alto a destra se volete andare direttamente alla recensione. Vediamo la pagella di questo Fosi ZD3. Per le misurazioni ha preso un 9, per il suono un 9,5, per il design un 8, per la versatilità un 9,5 e per il rapporto qualità-prezzo un 8,5. Questo prodotto si trova su Amazon al prezzo di 189,99 €. È possibile però applicare un coupon, come vedete in basso, di 10 €, quindi il prezzo scende a 179,99 €. Nella descrizione del video troverete il link Amazon di questo prodotto per andare ad acquistarlo su Amazon, ma soprattutto andate a controllare il prezzo, perché i prezzi su Amazon cambiano di giorno in giorno e non è detto che il prezzo che vi sto mostrando ora, quando sto registrando il video, sia lo stesso del giorno in cui voi state vedendo il video. Vi ricordo inoltre che tutti i link Amazon che trovate nella descrizione del video sono link affiliati con Amazon, quindi se decidete di passare tramite questi link prima di mettere nel carrello questo prodotto o qualsiasi altro prodotto che volete comprare su Amazon, quando poi effettuerete l'acquisto, per voi il prezzo non cambierà neanche di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che posso utilizzare per mandare avanti questo progetto. Grazie in anticipo a chi deciderà di sostenere il mio lavoro spendendo qualche secondo del proprio tempo. Grazie di aver visto il video fino alla fine, ti chiedo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e magari di lasciare anche un commento dove mi lasci il tuo parere o magari mi consigli anche un prodotto che posso testare nei prossimi video. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, così da non perderti le prossime recensioni. Grazie e al prossimo video.